Ancora parlando di ipnosi, l'ipnosi è uguale all'autoipnosi? Ecco, questo è un tema che è pochissimo trattato. Per esempio, ci sono eroi dell'ipnosi tipo Hellman. Hellman sostiene che tutta l'autoipnosi, che tutta l'ipnosi è autoipnosi. Questo significa che se non c'è la volontà di accettare delle suggestioni e la volontà di interagire con delle suggestioni e soprattutto la volontà di entrare in uno stato chiamato trance, è impossibile fare ipnosi. E allora tutta questa storia dell'ipnotista che ipnotizza le persone, dove sta? Beh, di nuovo l'ipnotista è un grande catalizzatore che vi aiuta step by step, pezzettino dopo l'altro, ad ottenere i vostri risultati attraversando un percorso. Può essere esso un percorso lungo, giorni, mesi, anni, o può essere esso un percorso piccolo, ristretto, fatto magari in un'ora, ma deve essere strutturato e programmato. È importante questa cosa perché tante persone pensano di poter imparare l'autoipnosi cercando di andare in trance, dicendosi qualcosa, tipo dandosi delle suggestioni, ma non è sufficiente, c'è da strutturare un percorso fra l'altro suggestivo, e quindi c'è da comprendere come il vostro soggettivo e inconscio risponde a certe suggestioni. Inoltre c'è da comprendere che alcuni risultati passano attraverso degli step programmati, perché molto probabilmente l'inconscio non risponde immediatamente a certi set di suggestioni. Allora, ricominciamo da capo. L'ipnosi e l'autoipnosi sono la stessa cosa? No, non lo sono, perché l'autoipnosi è un qualcosa che si fa completamente in autonomia e in formazione trasformativa. Il mio percorso di grande trasformazione, dove ti insegno tutte le tecniche per passare da un punto A a un punto B ed ottenere l'obiettivo che tu sceglierai. Quindi è rivoluzionario questo percorso proprio per questo, perché sei tu a scegliere l'obiettivo, ma gli strumenti che ti insegno sono adattabili a te. Allora, in questo percorso ti insegno a fare autoipnosi, però ti insegno anche come strutturare delle suggestioni, che usualmente non viene mai insegnato perché è molto difficile, molto complesso e soprattutto toglie lavoro agli ipnotisti. Il mio compito invece è darvi degli strumenti perché voi siate indipendenti nel lavorare cercando di ottenere i vostri risultati. Detto questo, è più potente l'autoipnosi o l'ipnosi? Mi verrebbe da dire che è meglio comunque lavorare con un operatore, con un ipnotista, perché quando vi conosce e sa come lavorare ottenete risultati molto più velocemente e in maniera molto più profonda, naturale e quindi radicata. Se vi interessano questi temi cercate formazione trasformativa, altrimenti